La scorsa settimana abbiamo pubblicato un articolo sulla gestione del Fortran sul Raspberry Pi. Alcuni amici si sono divertiti all'idea e ci hanno chiesto scherzosamente quando fossimo pronti per presentare la stessa cosa con il COBOL. Abbiamo fatto le nostre ricerche e siamo riusciti a trovare un compilatore COBOL esattamente per il Raspberry Pi che consente di pilotare non solo il sistema classico in COBOL, ma anche il GPIO. In questo video mostreremo in che maniera funziona. Buona visione! Per prima cosa eseguiremo upgrade del nostro sistema, in modo da avere i repository e le librerie aggiornati e pronti all'uso. Utilizziamo come sempre i classici comandi sudo apt update e sudo apt upgrade. In seconda battuta installeremo il compilatore COBOL vero e proprio attraverso il comando sudo apt install open-COBOL. Al termine dell'installazione lanceremo il compilatore con l'opzione "version" per controllare che tutto sia andato bene. Altro fattore degno di nota: il compilatore è in realtà un preprocessore che traduce il codice sorgente in C prima della compilazione. Passiamo ora ai file sorgente, con estensione CBL. Il primo file è l'implementazione del classico Hello World in COBOL. Attenzione a indentare il codice a colonna 8, altrimenti, come vedremo, il codice non compilerà. Per prima cosa compiliamo il primo esempio. Chiamare il compilatore con i flag "-x", "-o", nome eseguibile, nome sorgente. Quindi lanciamo il programma con /hello. Il programma funziona immediatamente. Proviamo ora a compilare il secondo esempio, quello indentato non correttamente. Come vedete, il compilatore si lamenta della mancanza di un carattere correttamente inserito, il blank, a colonna 7. Passiamo a qualcosa di più divertente. Un programma COBOL che interagisca con l'esterno attraverso il GPIO utilizzando l'identificatore di interfaccia Working Storage. Lanciamo la compilazione come al solito e ci accorgeremo di un altro tipo di errore, stavolta relativo alla continuazione delle righe. Come ricorderete, una riga COBOL conta al massimo 80 caratteri, a partire dalla colonna 8. Occorre quindi trovare un modo per identificare le linee più lunghe. Il COBOL utilizza il carattere meno, posto a colonna 7, per indicare che tutto ciò che segue fa parte della riga precedente. Ricordatevi quindi di aggiungere anche l'apice. Posizionatevi alla riga successiva e inserite il codice mancante. Provando nuovamente a compilare, potremo avere fortuna, oppure ricevere errori legati ai permessi di accesso alle directory di sistema. Niente paura, basterà ricompilare ed eseguire il codice con i permessi di root, anteponendo il comando sudo sia alla compilazione che all'esecuzione del programma.
E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.